Nel punto più profondo dell'abisso, dove l'oscurità è così densa che persino le ombre si dissolvono, esiste un suono, un fruscio ritmico quasi ipnotico, seguito da un masticare lento e metodico. È una danza che si ripete da millenni, immobile nel tempo eppure in perpetuo movimento. Chi sono i due protagonisti di questa coreografia dimenticata? Ti invito a scoprire questo bizzarro enigma dal Tartaro, dove l'apparente punizione nasconde forse la più profonda verità sulla natura umana. Grazie a tutti gli amici su TP che amano questo podcast, Giacomo e Sisifo Felice. Grazie anche a Denise, Dalila, Coboa e Wallman, ad Alessandro, Gioele, Mirko, Vanessa, Maria Chiara e Jimbo, e infine ad Alessia, Raul, Chiara Miriam. Diventa anche tu parte di questa avventura. Supporta questo podcast andando su TP usando il link in descrizione. Questo che stai ascoltando è Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo. Puntata numero 225. Ocno, l'eterno intrecciatore. Immagina di camminare nelle profondità più remote del Tartaro, dove i rumori familiari delle punizioni più note, il masso di Sisifo che rotola, la ruota infuocata di Sione che gira, gli avvoltoi che squarciano il fegato di Tizio, si attenuano e lasciano spazio ad un silenzio rotto solo da due suoni ripetitivi. Il fruscio di una corda che viene intrecciata e il masticare sordo di denti che la divorano. In un angolo dimenticato, forse persino dagli dèi, scorgeresti una scena tanto semplice quanto straziante. Un uomo anziano, dal volto solcato da rughe profonde come crepacci, che intreccia pazientemente una corda di giunchi. Le sue dita, consumate da un'eternità di lavoro, si muovono con la precisione di chi ha ripetuto lo stesso gesto infinite volte. Accanto a lui, un'asina grigia con occhi vitrei, indifferenti, divora metodicamente l'altra estremità della corda, al ritmo stesso con cui l'uomo la produce. È Ocno, l'eterno intrecciatore, uno dei dannati meno noti, ma forse più emblematici del Tartaro. Prima di immergersi nella sua storia, è importante notare che siamo di fronte a una figura particolare del panorama mitologico greco. A differenza dei grandi dannati che abbiamo già incontrato, Ocno appartiene ad uno strato più sfumato della mitologia. Le sue tracce nelle fonti letterarie sono più rare, quasi sussurrate, come se la sua storia venisse riservata ai più attenti osservatori delle punizioni dell'oltretomba. Il nome stesso è rivelatorio. Ocno significa esitazione, indugio, procrastinazione. È l'incarnazione di chi rimanda continuamente, di chi non completa mai ciò che inizia, di chi vede il proprio lavoro vanificato. Questo significato etimologico suggerisce una lettura morale immediata. Chi indugia perpetuamente nella vita, chi rimanda sempre il momento dell'azione decisiva, è destinato a non portare mai nulla a compimento, come la corda di Ocno che non sarà mai completata. Pausania, geografo e viaggiatore del II secolo d.C., ci offre una delle poche descrizioni dettagliate di questo personaggio enigmatico nella sua Periegesi della Grecia. Descrivendo gli affreschi di Polinoto a Delfi, ci racconta di una rappresentazione dell'oltretomba in cui appare un uomo seduto e l'iscrizione dice che è Ocno. È raffigurato nell'atto di intrecciare una fune e accanto a lui c'è un'asina
che divora continuamente ciò che egli ha intrecciato. Pausania aggiunge un'interpretazione popolare dei suoi tempi. Si dice che questo Ocno fosse un uomo laborioso, che aveva una moglie spendacciona, e per quanto egli guadagnasse lavorando, lei spendeva tutto in poco tempo. Vogliono dunque che con questa storia di Ocno gli uomini alludano alla moglie di Ocno. La distanza con cui riporta questa interpretazione, si dice vogliono, suggerisce che si tratti di una spiegazione posteriore, un tentativo di dare senso ad un mito più antico, il cui significato originario si era forse in parte perduto. Ancora Pausania usa l'espressione intrecciare la corda di Ocno come modo di dire per indicare qualcuno che si sta impegnando in un lavoro inutile, in uno sforzo destinato a non generare alcun profitto. Ciò che rende Ocno particolarmente interessante è la mancanza di una storia esplicita della sua colpa, a differenza di Tantalo che tenta di ingannare gli dei servendo loro le carni del proprio figlio, o di Sisifo che osa ingannare e sfidare la morte. Per Ocno non esiste un racconto che giustifichi la sua punizione. È come se la sua figura fosse nata direttamente come allegoria, un simbolo, più che un personaggio con una biografia completa. L'intrecciare la corda rappresenterebbe i tentativi di costruire qualcosa di significativo nel mondo fisico, mentre l'asina la natura effimera di ogni realizzazione materiale. Ma c'è qualcosa di particolare nella punizione di Ocno, qualcosa che la distingue dalle altre. Osservando attentamente, notiamo che Ocno non sembra particolarmente turbato dalla presenza dell'asina che divora la sua corda. Non tenta di fermarla, non mostra segni di frustrazione. È come se l'intracciare fosse la sua unica preoccupazione, il risultato finale quasi irrilevante. Questo dettaglio trasforma completamente la lettura del mito. Ocno non è semplicemente un dannato che subisce una punizione, ma diventa l'emblema della condizione umana stessa. Continuiamo a creare, a costruire, a intrecciare le nostre corde, siano esse opere d'arte, relazioni, istituzioni, teorie, pur sapendo che il tempo, come l'asina nel mito, finirà per divorare ogni cosa. Non è la mancata consapevolezza dell'inutilità finale che ci spinge ad agire, ma una spinta intrinseca al fare, che persiste, nonostante questa consapevolezza. C'è qualcosa di profondamente nobile in questa ostinazione. Sapere che ogni cosa che creiamo è destinata a scomparire e tuttavia continuare a creare. Possiamo vedere l'asina non come un nemico o un antagonista, ma semplicemente come una manifestazione delle leggi naturali del tempo e del decadimento. Non c'è malevolenza nella distruzione, solo l'inevitabile ciclo di creazione e dissoluzione. In questa luce, la punizione di Ocno diventa paradossalmente una celebrazione della dignità umana. L'atto di continuare ad intrecciare, sapendo che la corda verrà divorata, è un atto di affermazione della vita stessa, un sì detto all'esistenza, nonostante la sua fondamentale transitorietà. È interessante confrontare la punizione di Ocno con quella delle Danaidi, che abbiamo esplorato in una puntata precedente. Entrambe condividono il tema del lavoro eternamente incompiuto. Le Danaidi tentano invano di riempire un recipiente forato. Ocno intreccia una corda che viene continuamente divorata. Ma mentre le Danaidi rappresentano l'impossibilità intrinseca di certi obiettivi, Ocno simboleggia come forze esterne possano rendere vano anche il lavoro più diligente, pur lasciando intatta la dignità dell'atto creativo in sé. Un parallelo ancora più intrigante è quello con Penelope, che tesse di giorno e disfa di notte la tela che segnerà il momento di scegliere il suo nuovo sposo. Mentre Penelope disfa consapevolmente il proprio lavoro come stratagemma, Ocno vede il suo lavoro distrutto senza intervenire, accettando questa condizione come parte integrante del suo esistere. Nel mondo antico, come ti dicevo, la corda di Ocno era diventata un'espressione proverbiale per indicare un lavoro inutile. Ma forse, alla luce di questa interpretazione più profonda,
potremmo ribaltare questo significato. La corda di Okno potrebbe rappresentare il valore che troviamo nell'atto stesso di creare, indipendentemente dalla durata delle nostre creazioni. Albert Camus, riflettendo sul mito di Sisifo, si chiedeva se potessimo immaginare Sisifo felice. Forse potremmo chiederci lo stesso per Okno. Lo immaginiamo sereno nella sua eterna, apparentemente inutile fatica? A differenza di Sisifo, che deve ricominciare sempre da capo, Okno può almeno vedere una parte del suo lavoro persistere prima che venga divorata. C'è sempre un tratto di corda tra le sue mani e il muso dell'asina, un frammento di risultato effimero ma reale. Forse in questa accettazione risiede il messaggio ultimo di questa figura dimenticata del Tartaro. Il valore non sta nel risultato finale, destinato a scomparire, ma nel processo stesso, nell'atto di creare, che dà senso al nostro esistere. Mentre ci allontaniamo da quest'angolo remoto del Tartaro, il suono dell'intrecciare del masticare continua, immutabile. Okno non alza nemmeno lo sguardo, immerso nel suo eterno compito. Ma questa volta forse non vediamo più la sua punizione come un tormento, ma come una strana, quieta celebrazione dell'ostinata creatività che definisce l'umano. Fatti sentire, la tua voce è fondamentale per questo viaggio. Lascia un like e condividi nei commenti le tue riflessioni. Ogni tuo pensiero arricchisce la nostra comunità. Ti è piaciuto questo episodio? Condividilo a chi potrebbe apprezzarlo. È il gesto più sincero per far crescere insieme questo progetto. Iscriviti per non perdere le prossime storie che ho preparato per te. Vuoi essere parte ancora più attiva? Su Tipeee puoi sostenere concretamente Mitologia ed accedere anche a contenuti esclusivi. Trovi il link in descrizione. Ricorda, anche una semplice visita ha per me un valore immenso. Questo è Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Io sono Alessandro Gelain e ti aspetto sulla tua piattaforma d'ascolto preferita.